È il 5 luglio del 1687 quando esce il libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il testo sacro della nuova concezione fisica del mondo, il caposaldo che cambierà per sempre l'idea dell'universo e di come possiamo intenderlo e studiarlo. L'autore è Isaac Newton, considerato insieme a Galileo il vero padre della scienza moderna, e il suo testo sarà quello che metterà insieme mele che cadono, proiettili e palle di cannone e soprattutto la Luna che ruota intorno alla Terra e i pianeti che ruotano intorno al Sole. Il risultato è una sola, semplice e indimenticabile formula: F uguale K per m grande per m piccolo diviso d al quadrato. E di lì a poco la sua genesi si colorerà di leggenda. Newton diventerà in poco tempo uno dei personaggi più influenti non solo della Royal Society di Londra, ma di tutta l'Europa. Un genio che in 20 anni di lavoro in solitaria ha concepito un trattato di 500 pagine che sembrano piovute dal cielo. Dio disse, Newton sia, e luce fu, recita l'epitaffio in suo onore del poeta Alexander Pope. Nel 1665, anno in cui Newton, subito dopo il conseguimento del titolo di bachelor al Trinity College di Cambridge, fugge in campagna per via dell'epidemia di peste che stava decimando l'Inghilterra e Londra, e nel 1685 ricompare poco prima di dare alle stampe i Principia. Il racconto leggendario che rimarrà vivo per diversi secoli è quello della mela. Il nostro Isaac, intento alla riflessione sotto un albero, un melo appunto, riceve un brusco risveglio alla realtà, forse anche per un bernoccolo, per un frutto troppo maturo caduto sul suo capoccione mentre osservava beatamente la luna. E la svolta. Newton in un attimo capisce tutto, un'illuminazione degna della risoluzione di un koan zen. La mela cade perché è attratta da qualcosa, quella che poi si chiamerà forza gravitazionale, che è la stessa che tiene la luna in orbita. E come mai la luna non cade? Qui entra in gioco il genio matematico di Isaac, che fa calcoli su calcoli, studia testi, si butta a capofitto sul problema e dopo 20 anni è pronto a regalare al mondo la soluzione dell'enigma. Sono appunto i Principia. C'è tutto, c'è l'illuminazione data dalla mela, il frutto del paradiso terrestre, della guerra di Troia, di Guglielmo Tell. C'è l'eroe che in solitaria si imbarca in un'impresa titanica guidato solo dai testi degli antichi greci, che chiamerà giganti. C'è poi la vittoria della ragione e della scienza contro l'oscurantismo religioso e magico, o il trionfo della precisione matematica, diciamo così, contro le approssimazioni basate sulla autorità o sulla fede. Quindi bellissimo apparentemente, o qualcuno almeno potrebbe pensarla così. Peccato che sia tutto, o quasi tutto, completamente falso. E com'è possibile, direte voi? È possibile, cominciamo dalla mela. Per anni si è pensato che la causa della leggenda fosse uno scritto di Voltaire. In particolare le lettere inglesi, o lettere filosofiche, scritte quando Voltaire fu costretto a fuggire in Inghilterra verso il 1725. Da lì a breve, nel 1727, morì proprio Newton ed egli gli dedicherà la 15ª lettera, scritta presumibilmente proprio quell'anno. In questa lettera Voltaire scrive: Newton disperava ormai di poter sapere se vi sia nella natura un principio segreto, eccetera, eccetera, e poi dice questa frase, insomma, che è rimasta nella storia: passeggiando un giorno nel suo giardino e vedendo dei frutti cadere da un albero, si abbandonò a una profonda meditazione su quella gravità di cui tutti i filosofi hanno per tanto tempo cercato invano la causa, e nella quale il volgo non sospetta alcun mistero. E gli disse: da qualsiasi altezza quei corpi cadano nel nostro emisfero, la loro caduta avverrà certamente secondo la progressione scoperta da Galileo, eccetera, eccetera. E poi dirà: perché tale potere non potrebbe estendersi fino alla Luna? Poi descrive la riflessione. Tutto sommato è un testo divulgativo scientifico, tranne qualche piccola inesattezza, è anche interessante, anzi è molto interessante. Ma se la Luna obbedisce a tale principio, non è anche ragionevole ritenere che vi siano soggetti anche gli altri pianeti? Poi la lettera continua con Voltaire che descrive tutta la situazione. Alla luce di questo scritto, in particolare dalla frase appunto che parla di Newton che ha l'illuminazione mentre vede cadere questi frutti, questa mela dagli alberi, si è pensato che probabilmente l'idea della mela fosse più un'invenzione, peraltro geniale, di Voltaire, che è la pura verità. Ma nel 2010, alla vigilia della spedizione sullo Space Shuttle Atlantis di un pezzo di legno del presunto albero di melo del giardino di Newton, la Royal Society pubblica un post che recita questo: la storia di Sir Isaac Newton e del suo frutto che cade è uno degli aneddoti più famosi e abbelliti dalla scienza,
potete leggere il resoconto di prima mano di William Stuckley che racconta la storia del grande scienziato. Nella nostra risorsa, eccetera, poi vi metto anche il link in descrizione, il racconto dell'albero di mele ha una qualità splendidamente ritmica, eccetera, eccetera. E la frase è questa qui. Mi disse che si trovava nella stessa situazione di quando, sta parlando lo scrittore riferendosi a Newton, di quando in passato gli era venuta in mente la nozione di gravitazione, perché quella mela scendeva sempre perpendicolarmente al suolo, pensava tra sé e sé, in seguito alla caduta di una mela, mentre sedeva in uno stato d'animo contemplativo. E poi conclude il post, l'autore del post conclude dicendo: Newton, come tutti i narratori dopo di lui, apprezzava il potere di un buon mito e così l'albero della sua casa natale si è trasformato nel particolare albero newtoniano. Chi può dire che non lo sia? Eccolo qui. Questo è proprio il libro originale che si cita nel post, libro di William Stuckley, e come potete leggere, vediamo di ingrandire, He told me it was just in the same situation as when formerly the notion of gravitation came into his mind. Why should that apple always descend perpendicular to the ground, thought he to himself, eccetera, eccetera. Quindi non c'è da dubitare che sia vero. Questo è un manoscritto autentico, è un manoscritto del 1726, o meglio, il manoscritto è del 1752 e si riferisce a un fatto del 1726. Ricordiamo che Newton muore nel 1727. Quindi, insomma, mistero svelato. L'albero di mele è esistito davvero, lo raccontò lo stesso Newton a un suo nobile amico, eppure qualcosa non funziona. A parte la questione delle date, dato che pensate che il racconto di Voltaire che abbiamo letto prima, che è appunto nelle lettere inglesi, è del 1734, quasi 20 anni prima della pubblicazione di quest'altro libro. Ma non è questo il punto cruciale. Per capire meglio la situazione urge fare un passo indietro. Anzitutto parliamo di Sir Isaac. Il suo più grande contributo alla scienza sono senz'altro i principi di cui stiamo parlando, che pubblicò nel 1687 e gli disse sotto insistenza di Edmond Halley, suo amico astronomo. Sì, il famoso scopritore della cometa di cui tutti hanno sentito parlare, che per la cronaca potremo rivedere, eccolo qua Halley, che per la cronaca potremo rivedere nel 2061. Io spero di esserci, sarà difficile, ma voi ci sarete di sicuro. Dopo quella del 1986, questa invece l'ho vista, anno in cui si scoprono ben 4 satelliti di Urano, si diffonde il primo virus informatico Sea-Brain, che era un virus ovviamente per MS-DOS, lo Space Shuttle Challenger esplode nella fase di decollo causando la morte dei 7 astronauti che lo occupavano, l'Italia si connette a internet per la prima volta, ma soprattutto è l'anno dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Halley ebbe molto più del ruolo di persuasore di Newton alla pubblicazione, perché curò la correzione e la stesura del libro e soprattutto si prese carico di tutte le spese di stampa. Ma torniamo a Newton. Egli racconterà che l'idea della gravitazione universale l'aveva già elaborata subito dopo il 1665, anno della peste. Newton aveva 24 anni, aveva appena concluso i suoi studi, alla vigilia di essere nominato Fellow del Trinity College di Cambridge, si era trasferito nella sua tenuta in campagna. Newton arrivò a questo titolo accademico in maniera tutt'altro che semplice. Nacque nel Lincolnshire prematuro e gracile. Fu lasciato dopo 3 anni dalla madre alle cure di una zia, mentre lei si trasferiva con il nuovo marito in una nuova tenuta. Il padre intanto era morto 3 mesi prima che lui nascesse. Tutte queste vicissitudini formeranno il carattere, o sarebbe meglio dire il caratteraccio, perché a quanto dicono le cronache era irascibile, ben poco amabile, molto vendicativo. Insomma, quello che oggi potremmo definire in poche parole uno stronzo. Seppure non brillasse a scuola, era però un grande studioso e amante di libri e si contano da parte sua una serie di annotazioni in calce agli elementi di Euclide, scritti di Cartesio, di Copernico, di Keplero, eccetera, di Galileo e in generale di tante opere che vanno dall'antica Grecia fino ai suoi contemporanei. Tutte o quasi tutte le sue scoperte furono spesso contese e contestate in vari modi, sia come priorità sia come paternità. Per esempio si scagliò violentemente anche
alla morte di Leibniz, con cui c'era stata la contesa sul calcolo infinitesimale. Sembra che abbia esclamato: finalmente gli ho spezzato il cuore dopo la morte del collega, o qualcosa del genere, ma per confermare quello che dicevamo prima. Ma in particolare se la prese con il suo collega Robert Hooke, scienziato di altissimo prestigio. Ricordiamo tra le innumerevoli sue scoperte la legge sulla forza elastica che porta il suo nome. Ma Hooke si lamentava, non a torto, che l'idea dell'attrazione reciproca tra le masse inversamente proporzionale al quadrato della distanza, cioè il fondamento della legge di gravitazione, fosse un'idea di cui egli stesso parlò a Newton. La storia è rimasta avvolta nel mistero per anni, anche perché Newton fece di tutto per ostacolare il collega, e alla morte dello stesso Hooke nel 1703 pretese, pensate, che fossero bruciate tutte le sue immagini, motivo per il quale tutt'oggi non abbiamo idea di come fosse il viso di Hooke. Tra i due c'erano già state reciproche accuse e recriminazioni. In una di queste occasioni Newton scrisse una delle sue frasi che passarono alla storia, forse la più conosciuta frase di Newton: se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle dei giganti. Ma non tutti sanno che la frase velava un sarcasmo dovuto al fatto che Hooke era minuto, questo lo si sa invece, era minuto e gobbo per una malattia contratta da piccolo, quindi aveva problemi di alimentazione, eccetera, eccetera. Quindi il riferimento era tutt'altro che positivo, diciamo così. Per quel che riguarda la gravitazione, oggi sappiamo come andarono le cose, perché sono state pubblicate le lettere di Hooke. Dunque, andiamo per gradi. Nel 1670 Hooke tiene una conferenza alla Royal Society, a cui poi segue una pubblicazione di questa conferenza qualche anno dopo, in cui parlava di una certa sua idea riguardo il sistema mondo, che si basava su 3 supposizioni, che vi leggo testualmente. La prima è che tutti i corpi celesti hanno un'attrazione o potere di gravitazione verso i propri centri, tramite cui attraggono non solo le proprie parti, impedendo loro di fuggire via, come possiamo osservare che fa la Terra, ma anche tutti gli altri corpi celesti che si trovano entro la loro sfera di attività. La seconda supposizione è che tutti i corpi in movimento rettilineo e semplice continueranno a muoversi in linea retta finché non vengano da qualche altro potere efficace deviati e incurvati in un moto che descrive un cerchio, un'ellisse o qualche altra linea curva più complessa. La terza supposizione è che questi poteri attrattivi sono tanto più potenti nel loro operare quanto più il corpo su cui agiscono è vicino ai loro centri. Ora, quali siano questi gradi di intensità non l'ho ancora verificato sperimentalmente, ma è un'idea che, se verrà sviluppata fino in fondo, come dovrebbe essere, aiuterà molto gli astronomi a ridurre tutti i movimenti celesti a una regola certa, che non si troverà mai senza questa idea. Quindi, attrazione verso il centro, principio di inerzia, proporzionalità inversa alla distanza. C'è praticamente quasi tutto, o comunque è un'idea di gravitazione universale abbastanza dettagliata. Ma non era un'idea di Newton. E allora la storia della mela qualcosa non torna, perché Newton la riferisce al 1666. Questa conferenza è del 1670. Si potrebbe pensare che, essendo questa conferenza tenuta appunto nel 70, Hooke avesse copiato in qualche modo a noi sconosciuto l'idea di Newton, ma ciò non è possibile, perché pochi anni dopo lo stesso Hooke scrive una serie di missive a Newton dove illustra la sua idea e gli chiede per giunta aiuto. Cioè, scrive delle lettere in cui alcune cose non gli sono chiare. Gli dice: senti Isaac, ma che ne dici? Io ho quest'idea, che ne dici di svilupparla insieme? Inizialmente Newton, un po' riluttante, risponde in un modo un po' sibillino che lascia intendere che non condivide la sua visione. Sostanzialmente è ancora legato all'idea dei vortici di Cartesio, di cui magari in un'altra lezione parleremo, ma poi a un certo punto cambia idea. Questa è un estratto da una delle ultime due. Questa è la lettera del 6 gennaio, che Hooke scrive il 6 gennaio 1680. La mia supposizione è che l'attrazione sia sempre inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal centro. Di conseguenza, la velocità sarà proporzionale alla radice quadrata dell'attrazione e quindi, come suppone Keplero, inversamente proporzionale alla distanza. Questa frase, presumibilmente,
probabilmente potrebbe aver acceso la lampadina di Newton, sicuramente ben più di una mela che gli cade in testa, mentre guarda la luna. E possiamo supporre che intuì che Hooke probabilmente aveva ragione. E forse fu questo il motivo della sua mancata risposta, non lo sappiamo. La cosa interessante è la modalità con cui egli, rispetto ai suoi contemporanei, svilupperà l'idea di moto orbitale, perché Hooke continua lo scambio epistolare con Newton, Isaac continua a non rispondere, quindi dopo aver risposto alle prime missive poi non risponde più, perché l'ultima risposta di Newton, se non sbaglio, è del 13 dicembre 1679. Ma perché a Newton si accende, diciamo così, la lampadina? Sostanzialmente Hooke aveva tecnicamente messo insieme la terza legge di Keplero con l'equazione sul moto circolare che era elaborata da Huygens, la famosa A uguale V quadro su R. La terza legge di Keplero la conosciamo tutti, la possiamo riassumere nella forma: il periodo di rivoluzione al quadrato è proporzionale al cubo della distanza media del raggio, diciamo, vettore medio tra il pianeta e il Sole. Dunque, cosa succede se si combinano insieme queste due equazioni, quella di Huygens e quella di Keplero? Beh, innanzitutto dobbiamo ricordarci che ovviamente il moto è circolare uniforme, o meglio, lo semplifichiamo in moto circolare uniforme per rendere più semplice la comprensione, e quindi un giro completo, la velocità di un giro completo è data dallo spazio percorso, che sarebbe fondamentalmente la circonferenza, se è un moto circolare, 2πr, fratto appunto il periodo di rivoluzione, il tempo necessario a percorrerlo. Quindi evidentemente v al quadrato sarà uguale a 4π quadro r quadro fratto t al quadrato. Se sostituiamo questa nella formula di Huygens, A sarebbe l'accelerazione centripeta, cioè l'accelerazione, quindi l'attrazione in un certo senso che stiamo cercando di studiare, e quindi se sostituiamo a v quadro 4π quadro r al quadrato, fratto t al quadrato, ma rimane diviso r, quindi per 1 su r, vediamo che r si semplifica con r, possiamo ancora sostituire al posto di t al quadrato proprio la formula di Keplero, eccola qua, e quindi la mettiamo qui e otteniamo 4πr fratto k r al cubo. Questo ovviamente si semplifica, rimane un quadrato, e quindi abbiamo semplicemente che A è uguale a 4π fratto k per 1 su r al quadrato. Ecco da dove viene l'idea dell'inverso del quadrato della distanza 1 su r quadro. Ma la questione non è conclusiva. Quello che manca è l'accordo con l'eccentricità, ovvero col fatto che le orbite dei pianeti sono ellittiche e non circolari, come abbiamo poc'anzi accennato. Quindi molto umilmente Hooke scrive a Newton, di cui conosceva la notevole abilità matematico-geometrica, diciamo così, un'ultima missiva il 17 gennaio, nella quale dice: rimangono ora da conoscere le proprietà di una linea curva, non circolare né concentrica, prodotta da un potere attrattivo centrale che renda a tutte le distanze le velocità di discesa dalla linea tangente o dal moto rettilineo uniforme, e se il moto continua diventa una tangente al moto circolare o al moto curvilineo, e la curvatura è data proprio da una relazione vettoriale, quindi c'è la forza attrattiva che spinge verso il basso e invece la velocità rettilinea, il moto rettilineo uniforme, che tira dritto. La risultante è proprio un moto curvilineo. È questo che sta dicendo Hooke, ed è questo che, diciamo così, mette la pulce nell'orecchio a Newton, perché è il punto cruciale per spiegare come funziona proprio l'attrazione gravitazionale, inversamente proporzionale al quadrato di tali distanze. Ma non dubito che con il vostro eccellente metodo scoprirete facilmente di che tipo di curva debba trattarsi e quali ne siano le proprietà, indicando la causa fisica di questa proporzione. Come dicevo, nessuna risposta, ma
prima di indagare quel che fece Newton, che rispose poi, non direttamente a Hooke, ma ben più in là, ben dopo la sua morte, a qualche critica, qualche mini critica che gli arrivò, rispose proprio alla Halley, fra l'altro, e comunque immagino che a tutti venga spontanea la domanda: com'è possibile che Hooke avesse già compreso così pienamente il senso e la base della formulazione di un'attrazione gravitazionale universale? E come mai non era stato considerato da nessuno? Se non era stato considerato, ed era davvero stato il primo a farlo? Dunque, prima di darvi appuntamento alla prossima lezione, vi dirò che nel 1645 era uscito un libro dal titolo Astronomia filolaica di Ismael Boulieu, che conteneva, fra le altre, questa frase: la forza gravitazionale è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i corpi interagenti. Siamo nel 1645, cioè quando Newton aveva 3 anni. Il mistero della gravità continua, ne parleremo nella prossima lezione.